Ciao e bentrovati, in questo video parleremo della distinzione tra vita privata e vita pubblica per come inteso nel saggio di Hannah Arendt Vita attiva. In particolare ci soffermeremo nelle caratteristiche della vita privata. Ma prima di cominciare, se è la prima volta che vedete uno dei miei video, io mi chiamo Amedeo e sono l'ideatore del progetto scontrocorrente.com, che è un blog in cui ci occupiamo di osservare le caratteristiche della nostra società dal punto di vista di diverse discipline. Quindi se siete interessati a questi contenuti potete iscrivervi al canale ed attivare la campanella per rimanere aggiornati sulle prossime uscite e potete anche visitare il sito scontrocorrente.com. Per capire la distinzione tra vita privata e vita pubblica, possiamo far riferimento alla differenza tra sfera domestica e polis. La vita privata, intesa come sfera domestica, è quella dimensione in cui si fa fronte alle necessità della vita. In quella condizione si possono quindi soddisfare i bisogni primari e si può quindi garantire la sopravvivenza. In un'epoca non troppo lontana, ma diciamo a partire dall'antichità, nella sfera domestica erano ben definiti i ruoli dell'uomo e della donna. Il primo doveva lavorare per provvedere i mezzi di sostentamento, mentre la donna doveva mettere al mondo i figli per conservare la specie. Una volta diciamo realizzate queste condizioni necessarie e utili alla mera sopravvivenza, c'era la possibilità per alcuni uomini di accedere alla sfera pubblica, ma non era una possibilità data a tutti. Alla sfera pubblica potevano accedere solo gli uomini liberi e la libertà intesa nel senso antico era quella condizione in cui non si doveva spendere più tempo per provvedere alle necessità. Quindi l'uomo libero non doveva impegnarsi per garantirsi i mezzi di sostentamento e così aveva tutto il tempo a disposizione per dedicarsi alla vita della comunità. Quindi la vita privata è condizione necessaria per accedere alla vita pubblica. Infatti l'uomo libero si ritira nella vita privata per provvedere a se stesso andando oltre i bisogni primari e la conservazione. Infatti, chi ha solo vita privata, quindi non può accedere alla vita pubblica perché è limitato o per altri motivi, volontariamente o involontariamente, non è libero. Un uomo in questa condizione è paragonabile ad uno schiavo. Lo schiavo non è libero perché deve provvedere alle necessità e a conservare la vita. Egli non è libero perché vive per lavorare e consuma quello che gli basta per sopperire alle sue sofferenze. Oggi, secondo questa assunzione, si può essere schiavi anche essendo ricchi. Infatti, la qualità di schiavo deve essere attribuita in relazione all'uso del proprio tempo limitato. Può essere definito schiavo chi è costretto a lavorare un numero illimitato di ore, un numero indefinito di ore, e si ritira a vita privata per godere del piacere e dell'intrattenimento utili a compensare le fatiche subite durante il giorno. Quindi la vita privata si riduce ad una magra ed effimera
consolazione. Lo schiavo moderno può intrattenersi con altri schiavi come lui, ma sono figure che ignorano la loro condizione e non hanno nessun peso nella vita pubblica. Quindi, ragionando in questi termini, la condizione necessaria per la libertà diventa la disuguaglianza. Ci saranno delle persone che provvederanno ad estinguere le necessità, rimanendo bloccati nella vita privata, così da liberare i capofamiglia, riprendendo il parallelismo con l'epoca antica. I capofamiglia così liberati dalla privazione venivano quindi liberati dalla vita privata stessa, in modo tale da poter accedere a quella dimensione in cui, che era la vita pubblica, in cui potevano esercitare la loro influenza per le decisioni collettive. Quindi le persone che sono costrette a rimanere nella vita privata sono in realtà prive o private di azione e discorso che possano essere in qualche modo influenti nella vita pubblica. Le persone in questa condizione sono costrette a subire in modo passivo l'onda d'urto delle influenze della società. Se qualcuno pensa che il diritto di voto possa essere un modo per esercitare la propria influenza sulla collettività, dal mio punto di vista credo che viva in un'illusione. Il diritto di voto può essere in qualche modo può avere una valenza relativa, ma sappiamo bene che il suo valore è estremamente limitato. Infatti, riprendendo quello che abbiamo detto fino adesso e ricollocandoci nella nostra epoca, la nascita della società ha abbattuto completamente la differenza tra vita privata e vita pubblica. La gestione della casa e le faccende familiari sono diventate una questione sociale, attribuibili alla dimensione nazionale. Infatti si parla costantemente di PIL e debito pubblico, a testimonianza del fatto che facciamo tutti parte di una grande famiglia allargata in cui nessuno di noi è il capofamiglia, quindi dobbiamo tutti provvedere alle necessità. Parlando in questi termini, vi pongo delle domande. Dov'è la distinzione tra vita privata e vita pubblica? Quanto dobbiamo provvedere alle nostre necessità e quanto tempo ci rimane per esprimere la nostra libertà? Ti ringrazio per aver visto il video fino alla fine. Se i miei video ti piacciono, ti chiedo gentilmente di iscriverti al canale perché può essere un grande contributo per sostenermi. Puoi farlo anche acquistando dei titoli che pubblicherò nella descrizione grazie all'affiliazione Amazon. Alla prossima!